Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi parleremo di un argomento interessante per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali per l'abbigliamento invernale. Un argomento che mi è stato suggerito dall'amico Paolo, il quale mi chiedeva come facevo ad andare in giro con la moto durante i periodi invernali. Bene, se l'argomento è di vostro interesse vi aspetto dopo la sigla, ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale. A voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi aiutate tantissimo a portare avanti questo progetto. Bene ragazzi, pronti? E allora sigla! Affrontare l'inverno con il giusto equipaggiamento, a mio avviso, è molto importante, ma consideriamo che sentire il freddo è un discorso soggettivo. C'è magari chi è più freddoloso e ha bisogno di più imbottitura, di più protezione, c'è chi diciamo, è un po' più accaldato e ha bisogno di poche protezioni. Io credo di essere nella fascia un po' media, nel senso che non sento né caldo né freddo e quindi riesco ad affrontare l'inverno abbastanza bene grazie alla giusta attrezzatura. Allora, per quanto riguarda l'abbigliamento che utilizzo in moto, è tutto quello che voi vedete qua sopra. Ovviamente è soltanto una piccola parte. Da considerare comunque che chi guida la Goldwing ha già una protezione dal freddo, anche perché la sua massa abbastanza larga copre già le gambe, copre un po' il busto grazie al parabrezza. Però comunque nel momento in cui si scende a temperature rigide l'abbigliamento è fondamentale. In 35.000 km che ho fatto in moto, la temperatura più rigida che ho toccato non è esagerata, se ricordo bene ho toccato i meno 7, meno 8, quindi non sono andato tanto giù di temperatura come tanti di voi che hanno affrontato i viaggi a temperature molto molto più rigide. Ma andiamo a vedere qual è il tipo di abbigliamento che io utilizzo partendo già dall'intimo. Per quanto riguarda la maglia, io utilizzo una maglia termica della X-Tech, c'è sia in versione bianca che in versione nera, è una maglia diciamo termica, sottile, che mi ha protetto in diverse occasioni. La utilizzo anche quando sono al lavoro, sono fuori su strada e devo dire che fa veramente il suo dovere. Per quanto riguarda invece la protezione, ah no, dimenticavo che per quanto riguarda la maglia, oltre a questo modello con le maniche corte, nel caso in cui c'è stato freddo io ho utilizzato quest'altro modello con le maniche lunghe, sempre della X-Tech e diciamo in fibra di carbonio, anche questa molto leggera e ha diciamo un profilato che mantiene la muscolatura diciamo abbastanza nella posizione dove dovrebbe essere. Poi per quanto riguarda invece le calze, utilizzo questo tipo di calze sempre tecniche e termiche della Work, eh, sono calze per la sinistra e per la destra, quindi quando vanno indossate bisogna stare attenti quale tipo di calza si mette e con lo stivaletto da moto devo dire che non ho mai patito il freddo ai piedi, considerando che io di natura soffro il freddo sulla punta dei piedi e sulla punta delle mani, quindi queste calze mi hanno risolto veramente il problema. Per quanto riguarda invece i guanti, qui ho avuto un po' di problemi. Io ho comprato i guanti invernali della Dainese, il modello Tempest, ma vi posso garantire che non mi sono trovato assolutamente bene. Credo che sia legato ai miei problemi di circolazione periferica e quindi avendo sempre le mani fredde, questi guanti non mi hanno risolto il problema. Accendendo anche il riscaldamento delle manopole non mi risolvevamo il problema perché il calore delle manopole riusciva a passare i guanti veramente
poco, quindi pativo. Come ho risolto il problema dei guanti? Ho comprato dei sottoguanti della Six che hanno risolto veramente il problema. Le indosso prima di indossare i guanti, però questi guanti qua non vanno mai indossati con le mani fredde, perché loro non fanno altro che riflettere il colore del corpo, quindi io li indosso sempre a casa con le mani, diciamo, che sono a temperatura ambiente, sono a temperatura di casa, e allora fanno veramente il loro dovere. Qual è il problema di questi guanti insieme a questi altri qua? È quello che spesso rimangono, diciamo, impigliati nel velcro dei guanti della Dainese, vedete? E quindi si sfilacciano facilmente. Però al momento, diciamo, è la soluzione quella migliore per me. Mi hanno consigliato di comprare i guanti, quelli riscaldati, ma al momento preferisco evitare di comprarli, anche perché avendo le manopole riscaldate, comprare anche i guanti riscaldati sarebbe veramente un'esagerazione. Però se il mio problema, la circolazione delle mani, dovesse persistere, allora dovrei optare veramente per quel tipo di guanti. Comunque, da quando io ho montato i deflettori sulla moto, ho notato che va meno aria sulle mani e quindi meno freddo addosso, e posso dire che è veramente una cosa saggia quella di aver montato appunto i deflettori. Per quanto riguarda il busto, allora io sopra la maglia metto una classica camicia, questa camicia qua, tranquillamente, e sopra la camicia metto un semplice pile, uno che ho trovato così a casa, un pile normalissimo. Io metto sopra la camicia questo tipo di pile qua, ne ho diversi tipi e di diversi colori. Mentre per quanto riguarda invece la protezione delle gambe, normalmente per il 90% dei casi utilizzo dei jeans da motociclista. Io ho un paio di modelli della Speedy con i quali mi trovo veramente bene, con le protezioni sia sulle ginocchia sia sui fianchi. Sono sincero, penso che cambierò poi il modello dei jeans, perché questo tipo di modello qua non mi soddisfa ogni volta che devo lavarli, nel senso che devo, per togliere le protezioni sulle ginocchia, devo fare tanta fatica. Ho visto alcune marche e alcuni modelli dove hanno la possibilità di togliere e mettere le protezioni da una cerniera che si trova all'esterno. Proverò quelli, vedrò se mi troverò bene. Però per quanto riguarda il discorso protettivo, questi jeans qua vanno abbastanza bene. Mentre per quanto riguarda i pantaloni da motociclista, i classici pantaloni da motociclista, ho preso i pantaloni della Dainese tonale, modello tonale di Dry. Questi pantaloni qua li ho usati veramente poco perché tengono veramente caldo, e allora anche senza la loro imbottitura invernale, che è questa qua, quando li ho utilizzati mi tenevano caldo, e allora preferisco utilizzare i jeans che mi danno un comfort diverso. Però è sempre un discorso soggettivo, io vi posso parlare della mia esperienza. Però per quanto riguarda questi pantaloni qua, li ho usati, mi ricordo, una volta al rientro della Sicilia, quindi mi sono trovato bene, a parte il caldo mi sono trovato bene per quanto riguarda la vestibilità, per quanto riguarda la protezione, non sono mai caduto, quindi va benissimo, ma devo dire, sono abbastanza comodi. Poi le calze ve le ho dette, sì, al momento non uso un passamontagna o un sottocasco, ma utilizzo per la protezione del collo, utilizzo il classico chiamiamolo foulard, chiamiamolo girocollo, okay, che utilizzo anche a mo' di sottocasco, e quindi mi protegge sia il collo sia tutta la parte, diciamo, della nuca, dove a volte ci possono essere degli spifferi d'aria. Questo è un modello che ho comprato in un negozio sportivo, è dell'Arena, e ha la sua imbottitura, e devo dire che
molto, molto comodo anche questo qua. Poi per quanto riguarda invece la giacca, eccolo qua, a mio avviso il pezzo forte di tutto quello che voi vedete, tutto quello che voi vedete qua sul tavolo. Allora, questa è sempre una giacca della Dainese, è un modello tonale, quindi in coppia con i pantaloni. Al momento siamo attaccato alla sua imbottitura invernale e devo dire che come rapporto qualità-prezzo è il non plus ultra. L'ho usato sia in inverno che in estate. Questa giacca ha 30.000 km, quindi preferisco non utilizzare da quanti anni ho la giacca, perché posso avere la giacca 10 anni ma l'ho utilizzata pochissime volte, come posso avere la giacca da 2 anni e utilizzarla per tanto tempo. Questa giacca qua l'ho utilizzata, dicevo, per 30.000 km, l'ho utilizzata in inverno e in estate. Per quanto riguarda il comfort è il massimo, è comoda. Io l'ho presa una misura leggermente più grande perché mi voglio sentire comodo all'interno della giacca, anche se le maniche risultano un po' più lunghe rispetto alle mie braccia, ma questo non mi interessa, ma io preferisco avere più comodità sulle spalle. Io avevo fatto un video di recensione di questa giacca che lo potete trovare tra i miei video, ma casomai metto anche il link del video in descrizione. Allora, le condizioni atmosferiche che ho avuto con questa giacca. Per quanto riguarda l'inverno, dicevo, erano meno 7 o meno 8, adesso non ricordo, e la giacca con quel tipo di abbigliamento si è comportata bene. Da considerare che io sulla Goldwing ho già una mia protezione dal vento. Per quanto riguarda la pioggia, essendo un tessuto in D-Dry laminato, che questo è importante, quindi non soltanto è D-Dry, ma la laminatura permette all'acqua di scivolare, quindi di far sì che non si vada a penetrare all'interno del tessuto di dry. Il D-Dry, diciamo, vi ricordo che è un tessuto simile al Gore-Tex, solo che ha una, diciamo, protezione dalla pioggia leggermente inferiore al Gore-Tex, però per quanto riguarda la sua, diciamo, il suo modo di trattenere l'acqua è veramente comodo. Io con questa giacca il periodo dove ho preso tanta acqua è stato quando ho fatto il passo del Gran San Bernardo, no, il passo del piccolo San Bernardo, ecco, dove ho preso pioggia per circa 2 ore, 2-3 ore di pioggia, incessante e battente. E devo dire che la giacca era sì bagnata, ma all'interno era asciutta, io ero asciutto. Quando poi ho trovato uno sprazzo di sole, mi sono fermato per mangiare un boccone, la giacca è rimasta diciamo, appesa al parabrezza della moto e nell'arco di 20 minuti, mezz'oretta, era completamente asciutta anche all'esterno, quindi veramente ottima. L'ho utilizzata anche in estate, sempre quel viaggio che ho fatto in Sicilia, avevo questa giacca qui, ovviamente senza l'imbottitura, con le feritoie anteriori aperte e quelle posteriori per far, che sono queste, faccio vedere, feritoie posteriori aperte, l'aria all'interno circolava e stavo abbastanza bene, non pativo il caldo. Certo, se avessi avuto una giacca estiva sarebbe stato completamente diverso, però devo dire che la giacca è molto 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 confortevole e sono veramente soddisfatto. Bene, per quanto riguarda l'abbigliamento che utilizzo, io ho concluso. Ovviamente questo non è un imporvi di come vestirvi, attenzione. Mi è stato chiesto, Salvo, come ti vesti e io descrivo il mio abbigliamento, anche perché voi sapete benissimo che sentire freddo, sentire caldo, come dicevo poco fa, è un discorso molto soggettivo, quindi questo potrebbe essere un punto di partenza, però a voi lascio l'ardua sentenza. Per quanto riguarda tutto quello che voi vedete qua sopra, in descrizione metto i link per chi fosse intenzionato a comprare il tutto. Dicevo che io ribadisco che io mi ritengo fortunato perché avendo la Goldwing che protegge già
dal freddo, grazie alle manopole riscaldate, grazie ai sedili riscaldati che io in 30.000 km non ho mai acceso, grazie alle bocchette dell'aria calda che comunque un po' fanno, grazie comunque ai deflettori che io ho montato, fanno veramente il loro lavoro e sono abbastanza protetto. Bene ragazzi, io ho concluso questo video. Se ci sono dei suggerimenti metteteli pure sui commenti. Se c'è qualcuno che è interessato ad argomenti particolari legati, diciamo, alla Goldwing o comunque a quello che faccio io quando vado in giro, scrivetelo pure, mi farà senz'altro piacere. A questo punto concludo come al solito dicendo la classica frase di Nico Cereghini: casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.